Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 30 luglio al 12 agosto, dove troveremo la luna nuova in Leone. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci da questo periodo. Sicuramente avvertiremo maggior creatività, fiducia, vitalità, entusiasmo e anche un periodo di trasformazione e di evoluzione. Ci possono essere delle opportunità per nuovi inizi, avviare progetti, per esprimere ciò che sentiamo, per condividere, aprirci agli altri, fissare obiettivi e cogliere delle sorprese e degli incontri stimolanti. A sfavore, parliamo di energie e cose che ci possono far perdere tempo e possiamo sprecare appunto tempo ed energia a livello personale con sciocchezze o cose che non ci servono più. E poi occhio e attenzione ad atteggiamenti, comportamenti sia nostri sia degli altri che hanno di base l'impulsività oppure l'orgoglio, bisogno eccessivo di attenzione e riconoscimento, illusioni, superficialità, eccessi ed egocentrismo. E adesso andiamo a vedere il vostro primo oracolo. Quindi intorno al 30 luglio abbiamo la carta della luna piena. Quindi ci troviamo proprio subito dopo effettivamente la luna piena del 29 luglio. Forse c'è proprio un qualcosa che può portarci verso una fase dinamica, a cogliere dei risultati positivi, degli eventi gioiosi, c'è una realizzazione e anche forse soprattutto forte entusiasmo e sensazioni belle, energie buone, vibrazioni anche da poter cogliere e non solo, forse alcune cose da sfruttare per andare a sbloccare qualcosa di importante. Poi l'altro messaggio arriva da Polvere di Luna e questo è un messaggio che ci porta delle sorprese, quindi vuol dire che sta per accadere un qualcosa di bello. Può essere un cambiamento inatteso che porta gioia, si può riaccendere il desiderio o un sogno da realizzare. C'è una felice coincidenza, c'è qualcosa che ci può tirar su il morale anche nelle situazioni più difficili. Quindi ci sta dicendo che in questo periodo possiamo cogliere un'opportunità anche fortunata. E poi l'altro messaggio arriva dalla metamorfosi. Questa indica un cambiamento molto forte a livello profondo. Forse tra le varie opportunità, tra le varie occasioni possiamo anche cogliere un qualcosa che ci porta a trasformare profondamente forse un'avversità, un momento di debolezza, magari se ci sentiamo in trappola, bloccati o c'è qualcosa di difficile che stiamo affrontando, ecco, non solo possiamo diventare più saggi e più forti, ma possiamo finalmente seguire quella luce che ci farà uscire dal buio, ecco la metamorfosi, ecco la trasformazione. E adesso andiamo a vedere gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano. Già da queste carte si vede per voi un periodo, è vero abbastanza impegnativo, ma comunque che può essere, fortunato, diciamo per accogliere cose belle, ma anche per uscire, risolvere alcune situazioni complesse. Il primo messaggio di questo oracolo è il guerriero, luminoso che ha a che fare con la verità, con la sincerità e con il focalizzarsi sulla propria forza e saggezza. Di sicuro dobbiamo essere guerrieri, ma non in un modo eccessivo, nel senso di non agire, comunicare con rabbia, privilegiare, la comprensione, l'accordo, forse ci sono anche dei obiettivi comuni che devono essere, risolti o trovati. C'è
e ci deve essere un ruolo attivo nelle decisioni e nei progetti. Quindi forse è anche un periodo proprio per attivare delle collaborazioni, di attivare ciò che è necessario, giusto, per noi e darci la possibilità di esplorare, di aprirci alla sperimentazione. Quindi di provare, di fare dei tentativi. La lama è, molto forte come carta. Poi abbiamo un numero 6 che si ripete, che può essere interessante proprio a favore della scelta. In che senso? Visto che ci porta saggezza, accortezza e buonsenso, forse abbiamo bisogno di fare delle scelte con un certo criterio e utilizzare il nostro potere interiore, soprattutto la chiarezza delle nostre decisioni, per andare a tagliare ciò che non ci serve più. Magari liberarci di un legame tossico o di situazioni stagnanti, di una paura, di un ostacolo che possiamo finalmente superare, quindi dobbiamo agire con chiarezza ed essere costruttivi o attivare guarigione che però deve cioè ci chiede coraggio, e quindi non rimanere in quelle situazioni conflittuali, ma appunto dobbiamo far di tutto per uscirne. Troviamo la freccia come ultimo messaggio e beh, questa parla proprio di essere in linea con il nostro cuore, con la nostra anima. La freccia è quella che ci permette di concentrarci al nostro bersaglio e appunto di colpire nel segno. L'importante è essere fedeli a noi stessi, alle nostre idee, alla nostra vocazione, di sentirci liberi e di liberare soprattutto la nostra, creatività, l'espressione, la comunicazione. Quindi chiedersi, soprattutto in una fase di confusione, cosa merita la nostra energia, la nostra attenzione o il nostro amore, la nostra dedizione, il nostro impegno, eccetera. Quindi questa è una domanda molto importante che dobbiamo farci e in qualsiasi circostanza, visto che abbiamo notato varie indicazioni, possiamo raggiungere i nostri obiettivi e quello che desideriamo veramente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!